Ciao a tutti! Lo scorso anno in tanti mi avete chiesto un parere sulle FreeBuds 5 di Huawei, ma erano già uscite da diverso tempo e in rete si trovavano già diverse recensioni, per cui le informazioni erano tutte a vostra disposizione. Quest'anno invece le ho acquistate appena annunciate e mi sono arrivate da un paio di settimane abbondanti, per cui, come consuetudine, vi dirò tutto quello che ho scoperto di queste FreeBuds 6, visto che le ho utilizzate per bene. Ma prima un breve disclaimer: questa recensione durerà un po' di più del solito, per cui mettetevi comodi e non abbiate fretta, nel caso potete sempre saltare all'argomento che vi interessa. Inoltre per queste FreeBuds 6 in rete trovate già qualche recensione, ma fidatevi, non vi hanno raccontato tutto, anche perché a tanti recensori sono state inviate direttamente da Huawei, mentre nel mio caso le ho acquistate di tasca mia, quindi sono libero di parlarne nel bene e nel male. Detto questo, vediamo ora insieme che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa, ma prima due informazioni utili a capire che cosa abbiamo di fronte. Queste FreeBuds 6 implementano il Bluetooth 5.2, sì, avete capito bene, la versione 5.2 nel 2025 inoltrato, e sono poi disponibili in tre colori, il nero, il bianco e il viola caratteristico di Huawei. Io ho scelto per voi la colorazione nera, quindi come detto prima, vediamo che cosa c'è in confezione, perché ci sono già le prime sorprese. Dunque, in confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno che vedremo tra pochi istanti, la guida rapida in diverse lingue tra cui l'italiano, le informazioni circa la sicurezza e la garanzia e un cavo di ricarica bianco USB-A USB-C di circa 20 cm. A completamento della dotazione c'è poi un accessorio particolare. Sono delle alette in silicone molto sottile e morbidissimo che aiutano ad aumentare il grip e a mantenerle ferme in posizione. Io non le ho utilizzate perché ho preferito utilizzarle così come sono, ma trovo che sia un'idea geniale e che dovrebbe essere presa in considerazione anche da altri brand. La custodia ha le sembianze di un uovo e in questa colorazione grigio scuro che non trattiene le impronte la trovo bella ed elegante e in più è agevole sia maneggiarle che trasportarle anche nella tasca dei jeans, visto che l'ingombro è ridotto. Stiamo parlando infatti di 6,6 x 5 x 2,6 cm ed un peso complessivo di 50 grammi che è leggermente superiore al solito per la presenza della bobina per la ricarica wireless che qui è disponibile. Ma vediamo meglio come è fatta questa custodia e voglio partire dal pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth che è inserito nel lato destro e se fate come me la prima volta e lo andate a cercare all'interno o vicino alla porta di ricarica, poi alla fine credete che non ci sia, invece è qui, non molto visibile, ma c'è. Per il resto non c'è molto da dire se non che nella parte frontale troviamo la scritta Huawei tono su tono, il LED di notifica multicolore e in basso la porta USB-C per la ricarica contornata da questo bordino metallico che protegge l'area dai graffi. Nel lato posteriore non ci sono elementi particolari tranne il logo Huawei Sound impresso nella cerniera. Proprio la cerniera è uno degli elementi migliori di questa custodia, perché se la costruzione e la solidità sono ottime, il merito va proprio alla cerniera, che consente accoppiamenti perfetti e una solidità particolarmente elevata, visto che non ha giochi di alcun genere. Inoltre oppone una buona resistenza e non ha quell'effetto zippo che troviamo da altre parti. Una volta aperto lo sportellino troviamo i due auricolari che guardano verso l'esterno e questo ci consente di portarli subito all'orecchio senza doverli girare tra le dita, anche se devo dire che l'estrazione è un po' difficoltosa a causa di come sono posizionate e dello scarso spazio a disposizione. A questo proposito infatti si dovrebbero prendere dal gambo, ma se avete le dita grandi o le mani asciutte diventa un'impresa. Inoltre sono particolarmente incassate nella custodia per evitare di perderle e quindi è necessario fare un po' di forza in più, per cui alla fine la cosa migliore da fare è prenderle dalla capsula in questo modo, ma quando poi le avete tra le dita dovete girarle leggermente per poterle indossare. Per finire, l'interno è per lo più opaco tranne gli incavi superiori e inferiori che sono lucidi e guardate come sono messi i pin di ricarica, sono ai due lati di ogni gambo. Può piacere o meno, ma dal mio punto di vista queste FreeBuds 6 sono belle grazie alle forme diverse dal solito e alla finitura lucida. Questo design viene definito da Huawei a goccia curvilineo, ma di questo ve ne parlerò più in dettaglio tra qualche minuto per capire come si adatta all'orecchio.
Per capire meglio come sono fatte parto dalla capsula, dove si vede l'area dedicata al sensore ad infrarossi, così la traccia audio può fermarsi e riprendere automaticamente. E poi la rete metallica la rete metallica nera che copre il driver ed è messa a protezione da polvere e sporco. Sul bastoncino è invece collocata l'area touch. Ma dove? Se state guardando questa recensione a breve vi sarà tutto più chiaro, ma se invece dopo l'acquisto ci proverete da soli, potreste avere qualche dispiacere. L'area touch infatti è sui 2/3 inferiori del bastoncino, in questa posizione che vi sto indicando, e che risponde sia al tocco che allo scorrimento del dito. Nella parte alta, dunque, l'area touch non c'è, quindi chi è abituato a dare comandi toccando in questa zona farà un po' di fatica e si domanderà come mai i tocchi funzionano una volta sì e una no. Detto questo, sono invece i microfoni a farla da padrone, che sono ben 4 per auricolare e che, in accoppiata con la tecnologia che Huawei chiama OpenFit ANC, dichiarano, almeno sulla carta, una riduzione del rumore fino a 95 decibel. Sì, avete capito bene, 95 decibel, e la riduzione dei rumori del vento fino a 8 metri al secondo, che poi equivalgono a 28 km all'ora, quindi un venticello moderato. Possiamo dire che qui il marketing ha fatto il suo, nel senso che 28 km all'ora non sono per nulla molti, e in passato abbiamo visto auricolari più performanti in questo campo. I microfoni comunque sono messi in queste posizioni. Il primo è dentro la capsula e rivolto verso il canale auricolare. 2 microfoni sono posizionati nella parte alta dell'auricolare subito dietro questa rete metallica e infine l'ultimo al fondo del gambo, anche lui protetto da una copertura metallica, in questo caso di colore nero. Gli auricolari sono poi multipoint e implementano il Fast Pair sia con dispositivi Android che Windows, ma danno ovviamente il meglio se avete un ecosistema Huawei dove potrete sfruttare funzioni dedicate, quali ad esempio il passaggio dell'audio da un dispositivo all'altro. Per chiudere, una curiosità: guardate che strano l'angolo tra la capsula e il gambo, o meglio, guardate quanta distanza c'è tra la capsula e la parte terminale del gambo. Cosa significa questo in termini di indossabilità? Significa che qualcuno potrebbe non trovarsi a proprio agio, e ora cerco di spiegarvi come mai. Quando la capsula sporge tanto dal gambo o dal bastoncino dell'auricolare, che cosa accade? Che il bastoncino tende a fare una rotazione di questo tipo, avvicinandosi o meglio ancora appoggiandosi al viso. Questa caratteristica del design fa sì che l'auricolare andrà a contatto con la pelle, e il secondo aspetto da segnalare è la dimensione della capsula, che è leggermente più lunga del solito e più stretta, quindi meno alta rispetto ad altri modelli dello stesso formato. Il risultato di queste scelte di design appunto è che le sentiremo sempre nelle orecchie, nonostante non siano eccessivamente pesanti con i loro 4,9 grammi. Ovviamente ci tengo a sottolineare che tanto dipende dalla forma dell'orecchio e da quella del viso, per cui attenzione, non sto dicendo che per tutti sarà così, ma che potrebbe esserlo per una buona fetta di utenti. In definitiva, non sono scomode, ma sinceramente mi aspettavo qualcosa di più in termini di comfort generale. Le forme particolari le rendono senza dubbio riconoscibili e diverse dalla massa, ma sul comfort rivedrei qualcosa in termini di dimensioni dei vari elementi, o almeno se fossi in Huawei io farei così. Detto questo, si possono usare per fare sport all'aperto o in palestra? Certo che sì, grazie alla certificazione IP54 infatti non temono la polvere e tantomeno la pioggia di media intensità, però occhio che non hanno la modalità trasparenza, e se le mettete ad alto volume coprite gran parte dei rumori circostanti, e se abilitate la soppressione del rumore poi non ne parliamo proprio, quindi meglio evitare. L'applicazione Huawei AI Life è disponibile sia per Android che per iOS e nella schermata principale indica sempre la percentuale di carica degli auricolari e della custodia. La seconda opzione è quella per la gestione della cancellazione del rumore. Qui dobbiamo prima attivarla e successivamente possiamo modificare il livello tra generale per luoghi rumorosi, comodo per luoghi poco rumorosi o dinamico, che è l'impostazione che vi consiglio e che si adatta in base all'ambiente circostante. Dalla voce modalità adattive possiamo poi abilitare il volume adattivo, una funzione che regola automaticamente il livello del volume in base a quanto rumore è presente nell'ambiente circostante. È una funzione utile se non volete regolarlo voi a manina, ma impatta sulla batteria, per cui vedete voi.
Scorrendo in basso abbiamo le 6 equalizzazioni a disposizione e tramite il pulsante più in alto a destra possiamo crearne di personalizzate. Io vi consiglio di mantenere quella predefinita, che è quella messa a punto da Huawei. Tornando indietro abbiamo poi le funzioni di ricerca degli auricolari se li abbiamo persi di vista, la ricerca di eventuali aggiornamenti firmware, il rilevamento dell'orecchio e dal pulsante impostazioni possiamo abilitare la modalità a bassa latenza o disattivare i suoni che la custodia emette in particolari situazioni. Ma per fare questo gli auricolari devono essere inseriti. Ho tenuto per ultima la funzione di controllo con la testa, che se abilitata ci permette di rispondere ad una chiamata facendo sì con la testa o rifiutare facendo no. C'è anche un tutorial che vi guida passo passo. In merito ai controlli c'è da dire che il tocco singolo non è proprio disponibile e dal mio punto di vista meglio così. In alto abbiamo le 4 azioni principali e poi per ogni azione possiamo modificare non solo il comportamento standard dei 2 auricolari, ma anche il comportamento per le chiamate vocali, e questa è una novità bene accetta da chi le userà tanto per questo scopo. La configurazione standard prevede per il doppio tocco il comando di play e pausa su entrambi gli auricolari, per il triplo tocco l'avanzamento alla traccia successiva, mentre per il tocco prolungato la gestione della cancellazione del rumore. L'ultima azione è lo scorrimento, che è impostato sulla gestione del volume. Possiamo quindi alzarlo o abbassarlo scorrendo verso l'alto o il basso sul gambo dell'auricolare. Le liste dei comandi per personalizzare la configurazione è limitata in base all'azione. Ad ogni modo abbiamo la gestione delle tracce, quella del volume o l'attivazione dell'assistente vocale. Per le chiamate vocali invece con il tocco doppio rispondiamo o terminiamo una chiamata, mentre con il tocco prolungato la rifiutiamo. Dove Huawei non ha nulla da invidiare ad altri brand è il comparto sonoro. Per dirla in poche parole, queste FreeBuds 6 sono le migliori semi-open che ho provato finora. Punto. Tant'è vero che le sensazioni si avvicinano, non raggiungono ma si avvicinano, quelle di auricolari in-ear di buon livello. L'elemento caratteristico che distingue questi auricolari dai soliti noti come le AirPods o le Galaxy Buds 3 è la presenza di un secondo driver a diaframma planare che accompagna il primo, un driver dinamico a doppio magnete. Insieme riescono a lavorare nel range di frequenze che va da 14 ai 48.000 Hz. In più è bene ricordare le 2 certificazioni di cui godono queste FreeBuds 6. La prima è la iRes Audio Wireless, che conosciamo molto bene e che ci mette a disposizione il codec LDAC. La seconda è la HWA Lossless, ottenuta grazie all'implementazione della trasmissione audio fino a 2,3 megabit al secondo e che ci mette a disposizione il codec L2HC. Questa caratteristica è però disponibile solo sulla serie Mate 70 e X6 di Huawei, ma altri modelli saranno aggiunti in futuro. Ho trovato poi interessante il suono adattivo, che se è vero che impatta negativamente sulla durata della batteria, riesce a calibrarsi in base al condotto uditivo e al volume impostato, senza che si debba fare nulla. La calibrazione avviene automaticamente e devo dire che l'ho trovata molto utile e ben fatta. Esaurito quindi l'elenco delle specifiche tecniche, ripeto quanto detto in apertura: sono le migliori semi-open che si possono acquistare oggi, quindi se non avete sposato un brand in particolare, queste hanno tutto ciò che serve per farvi apprezzare al massimo la vostra musica preferita. E attenzione, attenzione, ci sono anche i bassi. Danno il meglio di sé con le frequenze medie e alte, ovviamente, ma anche i bassi non sono niente male se consideriamo che il formato, come detto tante volte, non aiuta. I 2 driver quindi lavorano molto bene in accoppiata e ribadisco, se i gommini vi danno fastidio e volete comunque qualcosa di qualità, prendeteli al volo e non ve ne pentirete. Anche il volume è impostato bene, non è altissimo ma è alto a sufficienza per fare un bel po' di casino nelle orecchie, e infine la soppressione del rumore ha il pregio di non applicare cambiamenti significativi al sound prodotto, se escludiamo un effetto sottovuoto appena accennato. Cosa dirvi di più se non che sono onestamente impressionato dalle capacità di Huawei? Quando ho recensito le AirPods 4 con ANC ho detto che quel modello era una prova di forza di Apple che serviva a mostrare al mondo come si fa ad introdurre la soppressione del rumore in un formato non proprio adattissimo. Ecco, Huawei ha preso sul serio la sfida e ha superato il maestro. Le tecnologie sono mature a sufficienza per vederle applicate anche a prodotti meno costosi e qualcosa sta già arrivando in questo senso.
Quindi se qualcuno di voi le ha già acquistate e vuole ascoltare un brano che mette in rilievo le caratteristiche che vi ho appena descritto, io vi consiglio quello in sovraimpressione. Fatemi poi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Cosa dire dei microfoni di queste FreeBuds 6 se non che lavorano magnificamente in ogni condizione? Come abbiamo appena ascoltato, infatti, questi auricolari performano molto bene in ogni situazione. La voce è sempre chiara, pulita e quando ci sono, i rumori ambientali vengono per la maggior parte attutiti a tutto vantaggio di chi ci ascolta. Queste performance, voglio ricordarlo, si possono ottenere grazie ai 4 microfoni per auricolare e alla tecnologia OpenFit ANC che adatta la soppressione del rumore in base all'ambiente circostante. Davvero un gran lavoro da parte di Huawei che in termini di qualità dei microfoni implementati nella gamma FreeBuds non delude mai. Qual è per voi una durata sufficiente? Cioè, quante ore consecutive devono garantirvi un paio di auricolari per ritenervi soddisfatti? Leggendo nei vari commenti, per alcuni non è un aspetto da tenere in grande considerazione perché con la ricarica rapida e quella wireless basta poco per averle nuovamente cariche. Per altri invece una lunga durata è da preferire, così non si devono ricaricare troppo spesso e la batteria si stressa di meno. Io sposo questo secondo modo di vedere, quindi per me una lunga durata è fondamentale, soprattutto per lavoro dove molto spesso mi capitano giornate piene di call. Ecco, questo per dirvi che cosa? Che Huawei dichiara una durata massima della batteria di 6 ore con tutto disattivato e volume impostato al 50% e francamente sono un po' deluso, mi aspettavo risultati decisamente migliori. Se si considera poi che con la riduzione del rumore attiva fanno al massimo 4 ore e mezza o in chiamata fanno al massimo 3 ore, per me non ci siamo. Ma prima che mi saltiate al collo, lo ripeto, per me, per il mio modo di utilizzare gli auricolari, per il mio ambito lavorativo, queste Huawei FreeBuds 6 non vanno bene e se vi trovate nelle mie condizioni guardate altrove. Se invece gli auricolari li usate principalmente per ascoltare musica, per un uso non intensivo o mentre siete in palestra ad esempio, allora in questi casi sono perfette, durano il giusto e con le tecnologie di ricarica a disposizione vi basta poco e siete di nuovo pronti. La custodia infatti è in grado di ricaricare gli auricolari da 0 a 100 in 25 minuti, mentre via cavo la custodia ricarica la propria batteria da 510 mAh in 45 minuti circa. Inoltre, se avete uno smartphone Huawei, potete sfruttare la ricarica intelligente anche per gli auricolari. In sostanza, quello che viene fatto con la ricarica degli smartphone che si adatta alle vostre abitudini, ecco Huawei lo ha portato anche sulla ricarica di queste FreeBuds 6. Insomma, dal punto di vista delle tecnologie di ricarica sono completissime, mentre con la batteria della custodia potete ricaricare gli auricolari per 5 volte, arrivando così ad un massimo di 36 ore, ma di nuovo, attenzione all'uso che ne dovete fare, potreste pentirvi della scelta o esserne felicissimi, dipende solo da voi. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Le Huawei FreeBuds 6 brillano di luce propria, ma hanno anche qualche ombra di cui vi ho raccontato nella recensione. Le aspettative erano molto alte e in larga parte sono state mantenute, mentre sul comfort generale c'è qualcosa da migliorare, così come per la durata delle batterie, che però è qualcosa di soggettivo. Siccome l'ho messa tra i contro anche per le AirPods e per le Buds 3, per coerenza devo farlo anche per questo modello. Per il resto sono senza dubbio un ottimo prodotto e sono le migliori semi-open dal punto di vista della qualità dei microfoni e della qualità sonora. Inoltre sono molto complete perché hanno l'area touch che risponde all'azione di scorrimento per poter gestire il volume, i vari sensori di prossimità, di effetto olio, il giroscopio, l'accelerometro e per finire anche la ricarica wireless. Tutte queste belle caratteristiche ad un prezzo di listino di 159 euro, che se lo paragoniamo a quello delle dirette concorrenti di Apple e Samsung sono già 40 euro in meno di listino. Già solo considerando quindi il prezzo di listino le paghiamo di meno per avere prestazioni uguali o addirittura superiori.
Se poi possiamo aspettare qualche settimana, secondo me le troveremo intorno ai 110. Già adesso infatti è possibile trovarle qualche volta in sconto di 10-20 euro. Se siete interessati all'acquisto trovate come sempre il mio link affiliato in descrizione, mentre se volete portarvi a casa uno dei sample che utilizzo per le recensioni, seguite il canale Telegram che vi metto in sovraimpressione così da essere sempre informati. Bene. Anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine di questo video che si è protratto un po' più del solito. Come sempre spero di essere stato in grado di raccontarvi pregi e difetti di questo modello e se avete necessità di altre informazioni scrivetemi nei commenti e vedrò di rispondere a ciascuno di voi tempo permettendo. Nel frattempo, per chi ancora non lo avesse fatto, mettete un like al video e iscrivetevi al canale così da rimanere sempre aggiornati circa le novità del momento e poter fare una scelta consapevole. Ancora grazie a tutti, alla prossima!